E l'altro era Brad Felker, giusto? Sì, signore. Devo riconoscere che sono molto deluso di voi due. Specialmente di te, Gina. Hai un futuro brillante, non buttarlo. Sì, signore. Sì, signore. L'abbiamo scampata bella. Coraggio, andiamo a cercare i ragazzi. Ma tu sei pazza! Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta! Mettetevi comodi, perché oggi entriamo subito nel vivo con una storia che non si dimentica facilmente. La protagonista è Traci Lords, una delle figure più intriganti e discusse del panorama cinematografico internazionale. Parliamo di una donna che ha attraversato momenti difficili, scandali clamorosi e rinascite sorprendenti. Una di quelle storie che sembrano uscite da un film, ma che invece sono assolutamente reali. E già questo, diciamolo, ci fa capire perché il suo nome continua a incuriosire ancora oggi. Se vi piacciono queste storie, lasciate subito un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, perché qui ne vedremo delle belle, anzi, di bellissime. Traci Lords nasce con il nome di Nora Louise Kuzma il 7 maggio 1968 a Steubenville, in Ohio. La sua infanzia non è affatto semplice. Cresce in un ambiente complicato, segnato da situazioni difficili e da esperienze che avrebbero messo in crisi chiunque. Subisce maltrattamenti da parte del fidanzato della madre e, successivamente, anche dal compagno di quest'ultima. Un contesto pesante che però non riesce a spezzarla. E qui arriva il primo colpo di scena. Ancora giovanissima, utilizzando documenti falsi che attestano un'età maggiore, entra nel mondo dei film per adulti. È proprio in questo periodo che nasce il nome Traci Lords. E nel giro di pochissimo tempo diventa una delle star più riconoscibili. Il suo volto angelico, quasi innocente, in contrasto con una sensualità molto marcata, crea un mix che colpisce il pubblico. Viene soprannominata Dirty Angel e Sex Bomb, due etichette che raccontano bene l'impatto che aveva sullo schermo. Ma il momento che cambia tutto arriva nel 1986. Traci rivela la sua vera età. E qui scoppia uno scandalo enorme. Si scopre che ha lavorato nel settore dei film per adulti quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Una rivelazione che travolge completamente l'industria negli Stati Uniti, con conseguenze legali pesantissime per produttori, registi e attori coinvolti. E a questo punto uno si aspetterebbe la fine della storia. Invece è solo l'inizio della seconda vita di Traci Lords, perché lei non si ferma, non scompare, non si nasconde. Fa qualcosa di molto più difficile, si reinventa, lascia quel mondo alle spalle e decide di costruirsi una carriera completamente nuova nel cinema mainstream e nella musica. E attenzione, non è un passaggio semplice, ma Traci lo affronta con determinazione. Nel 1988 la vediamo in Not of This Earth, remake di un classico della fantascienza. Nel 1990 arriva Cry Baby, dove recita accanto a un giovanissimo Johnny Depp, portando sullo schermo un personaggio ribelle e magnetico. E poi arrivano altri titoli importanti. Serial Mom nel 1994, diretto da John Waters, Blade nel 1998, dove interpreta una vampira affascinante e pericolosa al fianco di Wesley Snipes. E ancora Zack and Miri Make-up P nel 2008 con Kevin Smith, dove dimostra di sapersi muovere con naturalezza anche nella commedia. Nel frattempo non manca la televisione. Compare in serie come Melrose Place e Highlander The Series, confermando un carisma che funziona benissimo anche sul piccolo schermo. E non finisce qui, perché Traci Lords si mette alla prova anche nella musica. Nel 1995 pubblica l'album 1000 Fires. All'interno c'è il singolo Control, inserito anche nella colonna sonora di Mortal Kombat. Un brano che ottiene un buon riscontro e dimostra, ancora una volta, quanto sia versatile. Nel 2003 arriva anche la sua autobiografia, Underneath It All. Un racconto diretto, senza filtri inutili, in cui ripercorre una vita piena di ostacoli, scelte difficili e momenti complicati. Un libro che mostra il lato più umano di una donna spesso giudicata solo per il suo passato. E qui mi fermo un attimo, perché questa è una di quelle storie che fanno riflettere davvero. Traci Lords non è soltanto un'icona di bellezza e sensualità. È una persona che ha attraversato situazioni durissime e che ha trovato la forza di cambiare rotta. Ricordo la prima volta che ho visto uno dei suoi film. Quello che colpisce non è solo l'aspetto, ma la presenza, lo sguardo, il modo in cui riempie la scena.
Anche nei ruoli più audaci mantiene sempre una certa eleganza. Ed è proprio questo contrasto a renderla così interessante. E voi? Avete mai visto un film con Traci Lords? Quale vi ha colpito di più? Scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E soprattutto, suggeritemi nei commenti quale attrice volete vedere nella prossima puntata. Perché qui nella soffitta di Pippo il passato non è mai davvero passato. Continua a vivere, a sedurre e a raccontarci storie che meritano di essere ricordate. Alla prossima!